Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di luglio 2022. Wow, amici del cancro, la torre. Potrebbe essere un periodo di destrutturazione questa seconda parte di luglio 2022. La torre fa sempre riferimento a qualche tipo di certezza, a qualche tipo di sicurezza che casca, a qualche rottura o molto più, diciamo, astrattamente, in modo più astratto, può parlare di un ridimensionamento del proprio ego. Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa vi dicono. Sentimenti romantici, i tuoi sentimenti sono reali e vale la pena esaminarli. Fai attenzione alle bandiere rosse, ci sono segnali che ti mettono in guardia e ve lo metto qui. E poi abbiamo molto presto, decidi lucidamente cosa vuoi, così che avvenga ora. Direi che qui qualcuno sta aspettando qualche cambio, ragazzi. Il fatto che ci sia un molto presto, questa carta a me fa sempre venire in mente la parola co-creazione. Decidi lucidamente, ok? Che cosa vuoi. Lucidamente vuol dire in modo consapevole. Con i pensieri che noi facciamo oggi creiamo la realtà di domani. Se noi non siamo consapevoli dei pensieri che facciamo oggi, creiamo una realtà che non rispecchia quello che noi vogliamo fondamentalmente. È per quello che è molto importante disciplinare i pensieri, rendersi conto dei pensieri che si fanno, ok? Quindi che fosse anche solo un pensiero, no, non ce la farò mai a fare quella roba lì, è un limite che vi state mettendo, perché finché non provate non potete saperlo. Bene, andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa vi vogliono parlare. Io intanto vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Per avere poi un messaggio più completo potete anche ascoltare ascendente e segno lunare e nella descrizione del video qui sotto trovate un video che spiega come mettere insieme il messaggio di questi taroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Partiamo con un 6 di spade con la carta dell'imperatrice, la carta del mago, la carta della luna e un 7 di bastoni. La carta del 6 di spade parla di una lontananza che può essere fisica piuttosto che mentale o piuttosto che emotiva. C'è qualcuno qui che ha preso distanza o sta prendendo distanza. Diciamo che nella prima parte di luglio per qualcuno ci potrebbe essere stata questa torre, ok? Perché comunque il 6 di spade parla di un allontanamento, ripeto, fisico oppure anche da qualche tipo di credenza limitante che si ha assorbito durante l'infanzia. Decidi lucidamente cosa vuoi, così che avvenga ora. Tenete presente che qua dovete capire cos'è quello che volete voi e non quello che voi credete gli altri vogliano da voi. La carta dell'imperatrice, beh, può parlare del fatto che qualcuno in questo momento sia in una fase creativa, sia in una fase di espansione, di abbondanza. In effetti abbiamo anche l'alchimista che mi parla di nuovi inizi. Può anche parlare l'imperatrice di quello che è il potere personale e può anche essere riferita a una madre, Può anche parlare di maternità, quindi del vostro ruolo come madri piuttosto che di vostra madre. Potrebbe anche molte volte fare riferimento alla capacità di essere madri di se stessi, perché qui ci si allontana dalle credenze limitanti dell'infanzia, che molte volte sono proiettate dalla madre. Non perché la madre lo faccia con la volontà di condizionarvi, ma perché sono le cose che crede lei e quindi ve le tramanda giustamente.
però ci sono cose con questa carta che non sono più utili alla vostra evoluzione, quindi qui ci si stacca e si va verso quello che è il potere personale. L'alchimista parla di nuovi inizi. Io credo che molte persone qui vorrebbero ricominciare qualche cosa da capo o iniziare qualche tipo di nuovo percorso. Avendo la luna, quello che sento è che non vedete chiaro. La luna porta sempre delle proiezioni fondamentalmente, ok? Porta sempre a quello che è una distorsione, se vogliamo, della realtà. Fa anche riferimento alla paura. Vediamo poi dopo con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Abbiamo poi il 7 di bastoni e qui parla di qualcuno che si sta difendendo, che sta difendendo le proprie idee, sta difendendo la propria posizione. Io credo che ci sia qualcuno qui che vuole iniziare qualche cosa di nuovo, potrebbe essere un capitolo nuovo all'interno della relazione o proprio una nuova relazione. Ma c'è da lavorare con l'ego, ragazzi, perché qui c'è troppa distorsione. Fate attenzione, ridimensionate l'ego con questa torre, perché con la luna non state vedendo le cose in modo giusto. Ripeto, un po' perché siete influenzati dalle vostre proiezioni mentali e le rivedo qui perché ci sono quei condizionamenti. Un po' perché comunque la luna parla di paure. La paura fondamentalmente blocca, costringe, no? Quando uno ha paura si fa tutto su con le gambe rannicchiate ed è un po' la contrazione quello che crea la paura fondamentalmente. Come vi dicevo, con il 7 di spade di bastone ci sono delle lotte anche proprio nei confronti delle opinioni degli altri, come se qualcuno stesse difendendo la propria posizione o il proprio sentimento. E poi abbiamo la carta del matto che è uno 0 e la carta del 10 di spade che è la chiusura di un ciclo, l'inizio di un nuovo ciclo, ragazzi, un nuovo incontro, un nuovo compromesso, una nuova unione, un nuovo tipo di accordo. Qui sento che fate bene ad andare avanti per la vostra strada, ok? I vostri sentimenti sono reali, il matto parla di sentimenti puri, genuini, di fiducia e qui si va verso la fine della sofferenza, ok? Bene, andiamo a vedere una per una le carte di che cosa ci vogliono parlare. Vediamo questo 6 di spade. Abbiamo un 2 di spade al contrario e la regina di coppe. Effettivamente per qualcuno si tratta della mamma. Si tratta di, se non è una mamma può essere una zia, mi dicono, quindi potrebbe essere una persona che magari è ha una, come vi posso dire, una forte influenza nella vostra vita e che è ora di lasciarsi indietro. Qui abbiamo questo 2 di spade al contrario, che è una carta positiva, nel senso che dice che tutti quelli che prima erano i dubbi e le indecisioni vengono comunque superati in qualche modo. C'è quello che è l'allontanamento o il distacco, anche se è solo, diciamo, a livello mentale, è valido ugualmente. Cioè, se anche voi dite no, ok, questa cosa qua non fa più per me, non è più un pensiero che a me serve per andare avanti nella mia vita, va bene, ok? Qualcun altro invece ha bisogno di, come vi posso... C'era anche la ruota della fortuna girata. Qualcuno ha bisogno proprio di prendere una distanza di tipo fisico per riuscire a fare un po' di pulizia in quello che è tutto il condizionamento, la struttura mentale che si ha. Perché la torre, parlando anche di ego, l'ego è proprio quella struttura che noi abbiamo, quel diavoletto, diciamo così, che noi abbiamo, che ci permette comunque di sopravvivere, quindi non è neanche giusto soffocarlo completamente, però bisogna rendersi conto di quando entra in azione perché alle volte ci fa agire sulla base della paura l'ego. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un 10 di bastone al contrario e un 9 di coppe al contrario. Sì, qui è proprio le aspettative, come vi dicevo all'inizio, le aspettative di qualcun altro. Perché comunque questo 10 di bastoni al contrario mi fa proprio pensare che qui c'è qualcuno che ha bisogno di lasciarsi indietro determinati pesi, determinate aspettative, perché in questo momento non è in una fase esattamente di sogno compiuto, però anzi, il 9 di coppe quando è al contrario certe volte può parlare di eccessi
o di una sorta di pigrizia, una sorta di staticità, e infatti c'è il 10 di bastoni che è girato al contrario, quindi è come se ci fosse un qualche tipo, è come se aveste bisogno di un input, di essere incoraggiati per certi versi. Andiamo a vedere l'alchimista. Abbiamo un 7 di pentacoli, un re di spade al contrario e di nuovo il matto. Allora, io credo che qui qualcuno abbia semplicemente bisogno di studiare di più la situazione. È come se ci fosse... Allora, qui vedete che nella carta del mago lui sta studiando. Il mago è colui che conosce le risorse che ha a propria disposizione e le usa per creare un vantaggio. Il problema qual è? È che qui non c'è chiarezza mentale, ragazzi, ma perché c'è questa luna, siete pieni di proiezioni mentali, non vedete chiaro, è per quello che avete bisogno di staccarvi probabilmente dalla realtà che state vivendo inizio luglio, perché qui con questo re di spade al contrario o è qualcuno che non vi dà l'appoggio che voi vorreste, oppure denota proprio la vostra poca organizzazione, mi verrebbe da dire, ok? Perché comunque quando è al contrario parla sempre di una sorta di poca chiarezza mentale, poca organizzazione, poca struttura. E probabilmente per qualcuno di voi si tratta di fondamentalmente non voler essere impulsivi con questo matto al contrario. E il matto parla anche di, in questo caso, sfiducia, quindi può anche essere che ci sia qualcuno che non creda che qualcuno possa venire in aiuto. È come se non vedeste chiaro. Avete bisogno di prendere ancora un po' di tempo con questo 7 di pentacoli che mi invita appunto alla pazienza. È come se aveste ancora bisogno di prendervi un attimo per capire meglio, per fare questo lavoro di distacco. E adesso andiamo a vedere la luna, perché c'è anche bisogno di fare questo lavoro sulle proiezioni mentali. Infatti abbiamo un 7 di spade e un cavaliere di coppe. Io credo che qui, come vi avevo accennato prima, c'è qualcuno che si stia aspettando un movimento da parte di un'altra persona, ma qui non arriva questo movimento. Fate attenzione perché ci sono un sacco di proiezioni. C'è un 7 di spade, potrebbe essere che qualcuno qui vi stia raccontando delle bugie, vi abbia raccontato delle bugie, o comunque ci sono degli atteggiamenti poco chiari. Vi ricordo che qui era uscita la carta del fai attenzione alle bandiere rosse. Ci sono segnali che ti mettono in guardia, quindi qui c'è qualcuno che per qualche motivo non si fida di quello che vi dicono, o di quello che, insomma, del tipo di offerta che vi è stata fatta, perché comunque il cavaliere di coppe parla sempre di qualcuno che viene per fare un'offerta. Normalmente è identificato come l'innamorato per eccellenza. Però qui in questo caso si tratta di qualcuno che o vi dice una cosa per un'altra o vi illude fondamentalmente, ok? Perché appunto abbiamo la carta, o vi ha illuso, perché comunque abbiamo la carta della luna che parla di proiezioni, di qualche cosa che si vede distorto, e qui abbiamo la carta del ladro, delle bugie, di una persona che è avida, che probabilmente non fa il tipo di offerta che voi vi aspettate. Andiamo a vedere questo 7 di bastoni. Abbiamo la carta della stella, 4 di pentacoli al contrario e un 3 di bastoni al contrario. Io credo che qui qualcuno stia lottando un po' come Don Quixote, un po' contro i mulini a vento, ragazzi. C'è questo desiderio di cui mi parla la stella, questa voglia di puntare l'obiettivo, però fondamentalmente non si sa bene come andare avanti, perché qui abbiamo questo 3 di bastoni che comunque è il contrario. Parla di un progetto che non prende in là, fondamentalmente, che non parte. Andiamo a vedere questo matto. Ok, abbiamo la carta del carro e l'eremita. Qui si tratta di prendere una decisione ferrea, ferma, di fare una scelta, di per qualcuno fare un viaggio o spostarsi. Vi ricordo che anche qui avevate una carta di spostamento e di viaggio, però vi dicono in solitaria. Il matto è quella persona che parte per le nuove avventure, non si cura delle conseguenze, semplicemente segue l'impulso
di andare, ed è un po' quello che sento qui. Qualcuno a fine luglio avrà questa esigenza di stare da solo, di fare quel viaggio, di fare quello spostamento, di allontanarsi dalla situazione o dalla relazione. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo un asso di denari, abbiamo la carta del giudizio al contrario e un 9 di pentacoli al contrario. Questa, che adesso non le vedete tutte, ve le avvicino un pochettino. Ok. Ok, 10 asso, chiusura di un ciclo, apertura di nuovi cicli, è un ciclo concreto. C'è la carta del giudizio al contrario, quindi io non sento, e la carta anche del 9 di pentacoli al contrario, quindi io non sento che sia proprio esattamente l'inizio che voi vorreste, ma si va, diciamo che la strada è spianata. Il 9 di pentacoli al contrario mi fa pensare che qui c'è qualcuno che ancora non abbia quello che è proprio una sorta di indipendenza, proprio da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista dell'amor proprio. C'è da lavorare sull'amor proprio, su quello che è il valore che voi date a voi stessi, su quello che è la vostra verità, quello che è importante per voi. Guardate, io credo che molte persone in questo periodo riusciranno a, tra virgolette, scoprire gli altarini di qualche tipo di situazione. Il nodo della questione è qui, e con le proiezioni della luna e con queste, chiamiamole bugie, chiamiamole verità omesse, chiamiamoli atteggiamenti poco chiari. Però una volta che voi capite di che cosa si tratta, vedrete che darete un senso anche a questa torre. Magari la torre non parla di un qualche cosa che fisicamente crolla, magari non è la fine di una relazione o la fine di una situazione, ma semplicemente la fine di come io vedo una situazione. Vi ricordo che c'erano le bandiere rosse, fate attenzione comunque a quello che è un'offerta che vi potrebbero fare, cercate di vedere la persona che vi fa l'offerta, in che modo fa l'offerta. È molto interessante in questi casi ascoltare esattamente le parole che una persona usa per esprimersi, perché quelle dicono molto, soprattutto quando una persona, sapete che ci sono quelle persone molto impulsive che usano le parole come le pensano, e quindi quello vi indicativamente vi fa capire molto bene come la persona si approccia a quel determinato tipo di situazione, di problema, piuttosto che di relazione. Bene, andiamo a vedere qualche consiglio in più per i single, poi andremo a vedere per le persone che sono in coppia e poi andremo a estrarre qualche carta anche per le persone che hanno una relazione a distanza, clandestina o in separazione. Bene, per i single. Io intanto voglio ricordare che ho iniziato a pubblicare il corso di tarocchi, è gratis, lo trovate nella playlist del canale ed è un corso molto semplice ed è stato creato proprio per dare la possibilità anche a voi di capire meglio le letture che io faccio, in modo che ognuno di voi possa interpretare le carte riferendosi alla propria situazione personale, ok? Comunque ogni carta ha diversi significati, per cui è interessante anche per voi cercare di adattare al meglio possibile la lettura alla vostra realtà. A tal proposito è stato veramente un progetto che mi ha richiesto tanto tempo, infatti se vedete le prime pubblicazioni hanno ancora le maniche lunghe, cioè ho ancora i video con le maniche lunghe perché li ho registrati quest'inverno. E spero che possiate apprezzare il tipo di lavoro che io ho fatto e potete farmelo capire attraverso i like, attraverso le condivisioni, i commenti e da oggi anche attraverso le donazioni. Ho attivato il pulsante del super grazie, quindi chi avesse piacere di fare anche solo una piccola donazione per supportare il canale, insomma, è sempre un regalo gradito, no? È come se in un certo senso è il vostro modo di dirmi grazie, ecco. Quindi io vi ringrazio anche perché mi piace molto sempre leggere i commenti. Tornando a noi, allora,
Per i single abbiamo un asso di coppa al contrario e un cavaliere di denari al contrario. Qui si parla di qualche cosa che non comincia o che fa fatica a iniziare o che secondo me fa fatica a sbocciare proprio per il tipo di proiezioni che qui avete. C'è qualcuno qua che non si sente nei single nel proprio potere personale. Credo anche che stiate desiderando una persona che sia un po' lontana da voi, però qui abbiamo anche la carta del molto presto, quindi questa carta vi dice cercate di focalizzare quello che è il vostro obiettivo in modo da poterlo raggiungere molto presto. Andiamo a vedere per le persone che sono in coppia. Quante? Stella al contrario, re di coppe al contrario, 8 di bastoni, 4 di spade al contrario, cavaliere di bastoni al contrario. Qui ragazzi le cose non sono proprio tutte rose e fiori, direi, avete tutte le carte al contrario. E mi viene da dire che per molte coppie non ci sia lo stesso desiderio, non ci sia lo stesso punto di arrivo, lo stesso modo. Sento che c'è comunque qualche tipo di difficoltà nello scambio, nel comunicare, nello scambiare informazioni, nel venirsi incontro. C'è proprio una sorta di difficoltà, mi verrebbe a dire, con questo re di coppe al contrario, nel capire i propri sentimenti, ok? Tenete presente che i sentimenti ci sono solo un po' confusi, bisogna un attimino cercare di dargli un ordine. Il punto è che qui manca la comunicazione con questo 8 di bastoni al contrario. Credo che ci sia qualcuno che sta tenendo dentro qualche tipo di rabbia, qualche tipo di frustrazione anche, perché per qualcuno avere il cavaliere di bastoni al contrario potrebbe anche parlare di una bassa chimica a livello di coppia. Quindi potreste magari lavorare un pochettino di più su quello che è la sfera intima, se vogliamo. Andiamo avanti, vediamo per l'ultimo gruppo che consigli vi danno. Abbiamo un'altra volta la torre e il mondo. Wow! Quindi qualsiasi sia la vostra situazione, quindi separazione, distanza o clandestina, qui ragazzi c'è qualche cosa che se non cambiate voi, se non fate cambiare voi questo qualche cosa, arriverà comunque un cambio. Quindi potrebbe essere una rottura per qualcuno, perché comunque ci sono delle bandiere rosse, o potrebbe semplicemente essere un nuovo inizio, la rottura di uno schema all'interno della relazione. Se per esempio foste a distanza, la carta del mondo può parlare di un trasferimento, di un trasloco, di un viaggio, ok? Quindi per molte persone può essere che in questo periodo si possano vedere, magari c'è qualcuno che non vedete da tanto tempo e che in qualche modo vi esorta a fare un viaggio. Parla di distanza comunque il mondo, parla di un cambio repentino, veloce, dinamico e fortunato, è per il vostro più alto bene comunque questo cambio. C'è qualche cosa che cambia in meglio, non si rompe del tutto perché comunque c'è la torre al contrario e qui sento che probabilmente è più un ridimensionamento. Potrebbe anche semplicemente essere questo, fai attenzione alle bandiere rosse, cioè c'è qualche cosa all'interno della relazione che non va e bisogna correggere il tiro, bisogna un attimino smussare gli angoli, bisogna comunicare, parlare con l'altra persona e dire ascolta, questa cosa qui io l'ho percepita così, è realmente così o no? Sì, no. Mi fa star male questo tipo di atteggiamento, puoi cambiare atteggiamento? Si tratta proprio di comunicare in modo molto onesto l'uno con l'altro fondamentalmente. Ok, andiamo avanti, un ultimo messaggio da parte delle fatine per gli amici del cancro. Ok, abbiamo tantissimi messaggi. Brilla da dentro, fondamentalmente questa carta vi dice di emanare tutto quello che è la vostra luce, ok? È tempo di brillare, è tempo di far capire al mondo qual è la vostra reale luce. Questa carta invece vi dice che siete protetti, ok? Avete comunque la protezione degli esseri di luce e vi invita anche a autoproteggervi, quindi nel momento in cui avete delle situazioni difficili potrebbe essere utile proteggervi con per esempio un quarzo. Io vi faccio vedere quello che ho al collo adesso,
è un quarzo di ossidiana come questi, sono proprio quarzi. I quarzi neri normalmente sono per la protezione, perché hanno il potere loro stessi di assorbire le energie negative invece di farle assorbire al vostro campo aurico, ok? Quindi qui parla proprio di protezione anche a livello psichico. Certe volte, e non voglio entrare troppo nel merito, ma per chi fosse curioso può approfondire cercando su YouTube, si sta con delle persone e ad un certo punto dal nulla si sente un fortissimo mal di testa. Quello potrebbe, non è sempre così, ma potrebbe in alcuni casi essere un campanello di allarme per quelli che in gergo tecnico vengono chiamati i ganci psichici. Quindi c'è nel campo energetico della persona dei ganci, letteralmente, che si agganciano ad altre persone, alle persone esterne. Questo quando la persona in questione magari ha una bassa energia e quindi per riuscire ad alzare il livello di vibrazione si aggancia al campo aurico di altre persone che hanno un livello vibrazionale più alto. Questa carta fa proprio riferimento a quello. Fate attenzione ai ganci psichici, fate attenzione alle persone che si agganciano a livello energetico al vostro campo energetico, appunto. Poi abbiamo l'albero della saggezza, e qui vi invito a fare attenzione ai segni, soprattutto alla musica. Qui fa riferimento ai flauti, non so se qualcuno ha fenomeni di chiaro udienza, è molto comune sentire gli strumenti musicali, no? Ed è interessante focalizzare, determinare, identificare il pensiero che voi state facendo nel momento in cui avete questi segnali, perché c'è qualche cosa da capire lì. E poi abbiamo questa carta che vi invita a lavorare tutti insieme, fondamentalmente. Tutti insieme chi? Voi e gli esseri delle energie sottili, quindi le fate, gli gnomi, tutte quelle, come vi posso dire, quelle entità delle fiabe che anche se non si vedono in realtà esistono, anche se noi non li percepiamo, però esistono e sono intorno a voi e vi dicono che vi stanno aiutando, vi stanno sostenendo in quello che è tutto questo processo. Cari amici del cancro, questo è quello che avevo per voi, spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!